Ma quanto siamo contenti del trionfo di Lucio Corsi a Sanremo? Io tantissimo. Volevo essere un duro. Finalmente un po' di aria fresca su quel palco e non aria fritta con l'autotune. L'exploit di Lucio Corsi a molti potrebbe sembrare miracoloso, ma per quanto mi riguarda, per quanto non pronosticabile, a mente fredda, io mi sorprendo solo fino ad un certo punto, perché ho sempre reputato la stranezza di Lucio Corsi commestibile a tutti. Ossia, ho sempre pensato che potesse effettivamente piacere a tutti, ed è anche per questo motivo che ho insistito tanto nel proporlo, nel consigliarne quantomeno l'ascolto a partire dal 2018. Una delle promesse più luccicanti del cantautorato italiano, alieno bucolico fashion. C'è un movimento punk nella foresta, gli alberi con i capelli verdi sulla testa. Ovviamente questa foto è ironica e ovviamente questo video non serve assolutamente a glorificare la mia lungimiranza, ma semmai a sorridere bonariamente con voi di quello che ho visto e letto nei giorni successivi a Sanremo. Una rincorsa delle testate più disparate ad appropriarsi della scoperta di Lucio Corsi, fatta a suon di articoli e foto riesumati dagli archivi che in realtà non parlavano di Corsi, o meglio, quella riesumazione non serviva a parlare del talento di Corsi finalmente riconosciuto, ma a dire talvolta sotto traccia e talvolta esplicitamente: avete visto quanto siamo fighi che ne parlavamo già mentre l'ostetrica lo metteva in grembo alla mamma? L'ho inventato io! Sì, anche io ne ho parlato in tempi non sospetti e in questo video capiremo insieme come mai conosco e seguo Lucio Corsi dal 2015, ma il ragionamento che voglio fare con voi non si basa su quei ricordi, ma sull'utilità che può avere uno come me che cerca nuovi stimoli musicali ovunque, per gusto personale, e cerca di trasmetterli agli appassionati per condividere con loro le emozioni che ne derivano. Di certo serve a poco, anzi a nulla, dirsi da soli bravi per aver intercettato un talento, magari anche casualmente. Credo che nell'ambiente di chi scrive e parla di musica, anziché prendersela per essere rimasti inascoltati sul talento X o Y, sia invece necessaria una profonda riflessione sul ruolo che abbiamo assunto dal 2000 in poi, da quando Napster ha idealmente liberato la musica per tutti, ma soprattutto nell'ultimo decennio di streaming e ancora di più nell'iperaccelerato mondo post-Covid. Se infatti durante la pandemia, per evidenti e spiacevoli motivi, ci siamo nutriti avidamente di contenuti, anche lunghi, per tamponare i momenti di vuoto, anche interiori, nel post-Covid, per rigetto a quei momenti, e anche perché abbiamo la sensazione di essere sempre in ritardo sulle cose che succedono intorno a noi, per tutto questo abbiamo progressivamente e pericolosamente abbandonato la voglia di approfondire e di andare alla ricerca di ciò che non si conosce. In realtà questa era una tendenza già spiccata nell'appassionato musicale italiano, che il post-Covid ha semplicemente esacerbato, così come ha estremizzato la perenne insoddisfazione per qualsiasi proposta vada ad intaccare la propria comfort zone. Alla luce di queste ed altre dinamiche, ribadisco che la riflessione da fare sia rivolta a noi stessi, ossia chi parla per passione e o professione di musica, perché alla luce di chi ha fatto un post su Lucio Corsi nel 2013 ed oggi dice Lucio Corsi l'ho inventato io, o di chi ci ha sempre creduto e lo ha sempre consigliato album dopo album, il risultato non cambia. L'appassionato evoluto italiano, quello che viene dalle riviste di settore, quello che ritiene di avere un gusto superiore alla media, quello che ha il bisogno quasi fisiologico di essere aggiornato su ciò che succede nella musica, quello che schifa a prescindere tutto ciò che proviene dai media mainstream, dove ha scoperto o si è deciso ad approfondire Lucio Corsi? Su Vinilicamente? No, tra uno skip e l'altro impossibile anche capire di chi si stia parlando. Allora su una webzine? No, nemmeno. Allora una rivista? Sì, buona Ugo! La rivista musicale sotto braccio o alla macchinetta del caffè funzionava una volta, tanti anni fa, per beccare la tipa alternativa all'università. La faccio breve allora. L'appassionato evoluto italiano si innamora di Lucio Corsi guardandolo a Sanremo.
il tempio della musica mainstream che da sempre dice di non guardare e di disprezzare con sommo sdegno, sdegno che si estende naturalmente anche a chi ne parla. È una riflessione da fare attentamente, perché anziché autoincensarci su quanto avessimo visto lungo su Lucio Corsi o la rappresentante di lista o Pinco Pallino, dovremmo cercare di capire come mai canali YouTube, webzine, riviste, ossia quei luoghi che basano la loro mission sulla divulgazione musicale in quanto strumento culturale, come mai non siano riusciti a fortificare il passaparola su Lucio Corsi e a stuzzicare la curiosità nell'appassionato. Cosa ha fatto Sanremo che gli altri non sono riusciti a fare? Lo chiedo a voi, sperando che vogliate esprimere il vostro punto di vista nei commenti qui sotto. Vi basti solo sapere che attraverso i link di Telegram, quindi tra quegli appassionati che mi seguono e sostengono da tempo e ai quali ovviamente va il mio ringraziamento, bene, tra chi mi segue anche su Telegram sono stati venduti più album di Lucio Corsi nella settimana di Sanremo e nei giorni seguenti che non nei precedenti 7 anni, nonostante già nel 2020 Cosa faremo da grande fosse il mio disco dell'anno, non solo italiano, ma disco dell'anno tout court. Sentiamo un po' che dicevo nel consueto video con imperdibili e consigliati. Cosa faremo da grandi di Lucio Corsi. Il 30 gennaio 2020, a pochi giorni dalla scomparsa del grande Black Mamba Kobe Bryant, veniva pubblicato questo video in cui mi esprimevo così. Insomma, non c'è bisogno di aspettare la top 10 di fine anno per dirvi che questo è uno dei miei dischi italiani del 2020. Compratelo, assolutamente. Vi confesso che partivo da una grande dose di entusiasmo per questo giovane cantautore maremmano che avevo già ricordato più volte qui sul canale anche per il disco precedente, Bestiario musicale. Alla fine della fiera, Cosa faremo da grandi non è solo il mio disco italiano dell'anno, è più semplicemente il mio disco dell'anno, perché è la poesia più bella in un 2020 orribile e c'era bisogno di poesia e anche un po' di leggerezza in un anno come quello. È come se Gianni Rodari si fosse reincarnato in Lucio Corsi e si fosse messo a scrivere e cantare canzoni. Lucio Corsi vive in un mondo tutto suo ed è un mondo in cui gli animali sono i protagonisti e i suoi amici sono troppo secchi e fragili e volano via, gli devono mettere i sassi nelle tasche, altrimenti si perdono. Io lo ritengo un autentico fuoriclasse e questo per me è un capolavoro. L'altra sera in live qualcuno di voi chiedeva quale disco del 2020 ci ricorderemo tra 20 anni. Ecco, io sicuramente mi ricorderò di questo. Scoprimmo che il vento cantava la sera che passò in TV, fischiando nei televisori di casa in casa, ma senza muovere niente. Da quel giorno per le strade di Trieste vive gente convinta che il vento no, non era un freno ma una spinta. Che il vento no, non era un freno ma una spinta. E a dirla tutta, il colpo di fulmine per l'artista maremmano avviene qualche anno prima che questo canale prendesse vita, che questo canale fosse un'idea. Quando di preciso? Aprile 2015. Sono al Cage di Livorno per vedere il mio adorato Bobo Rondelli. Ad aprirgli il concerto c'è questo Lucio Corsi, che non so chi sia, arriva sul palco da solo con una chitarrina. Galeotto fu questo pezzo. Mentre fumo ti guardo, guardandoti capisco quanto sei brutto, come la tuta dell'Errea o RA. Ovviamente appena Lucio esce di scena mi fiondo al banchetto e mi compro il CD. Su Vinilicamente Lucio Corsi arriva invece a fine 2017, quando sono accompagnato da Ale e Vale nella puntata dei nostri dischi dell'anno. Purtroppo quel video non è più disponibile qui su YouTube, ma ricordo bene che tutti noi
io, Ale e Vale, eleggiamo il bestiario musicale a disco rivelazione del 2017. Ciao Johnny. Sì, mi ricordo bene quando abbiamo conosciuto questo piccolo gioiellino. Era il 2017, forse leggemmo qualcosa su una rivista musicale o soltanto il passaparola. Io credo che se oggi per scoprire un talento musicale l'appassionato medio italiano deve abbeverarsi alle fonti mainstream di distribuzione della musica, abbiamo un notevole problema, perché l'appassionato musicale è curioso, spulcia, cerca, trova. Questo era veramente un gioiello, 8 canzoni, 8 animali, tutto scritto da Lucio, tutto suonato da Lucio, filastrocche quasi per bambini. La lepre, l'istrice, l'upupa, il lupo, fantastico, andatevelo a ricercare e ad ascoltare, perché questo per me rimane il migliore album di Lucio, e aveva appena 23 anni e si vedeva tutta la sua potenzialità. Insomma, non resta che accettare il fatto che quello che diciamo noi, che siamo veicolo informativo e divulgativo, passi in secondo piano rispetto all'impatto del contenitore musicale per la massa per eccellenza, quello tanto schifato dall'appassionato evoluto, Sanremo, appunto. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci dobbiamo stare e accettare il fatto che anche i nostri primi ideali fruitori si rivolgano in realtà al nemico, al media super generalista, per scoprire ciò che non conoscono. Una tendenza che c'è sempre stata nell'appassionato italiano. Prima dello youtuber, prima della webzine, è stata la rivista musicale, quella cartacea, a pagare lo scotto di questa incisività in difetto. C'è sempre stata questa tendenza, come vi ho detto, ma in quest'epoca frenetica in cui i nostri ritmi e le nostre esigenze sono manovrate da questi strumenti, si è ulteriormente amplificata. La curiosità, la voglia di approfondimento, il mettersi in discussione sono valori ormai rattrappiti e risucchiati dai reel da 60 secondi e da quello che ci propone l'algoritmo, che ci vuole far vivere nella bolla plasmata da noi stessi per incontrare il nostro gusto, per venderci qualcosa. Nessuno legge più e pochissimi hanno voglia di seguire un ragionamento, soprattutto quando non è in linea con le proprie convinzioni. Cerchiamo la conferma e non il confronto. Skippiamo un video e poi facciamo domande che avevano già la risposta nella parte che abbiamo skippato. Detto questo, non ho nessuna lezione da dare a chi mi segue, nessuna, tantomeno tonare con un Ve l'avevo detto che Lucio Corsi era un fuoriclasse. Lucio Corsi è di tutti, non è né mio né del primo ipotetico blogger che ne ha parlato con toni entusiastici prima di me. Semmai ho da impararla la lezione, da riflettere. Devo accettare il fatto che l'appassionato italiano lamenti da sempre, la mancanza di contenitori di approfondimento musicale slegate da logiche mainstream, eppure quando gli vengono forniti si fa vincere dalla pigrizia, preferendo farsi coccolare dal calduccio della propria comfort zone. E ribadisco quanto detto in altre occasioni, ossia che il flop delle vinilicamente live sessions sia la fotografia lampante di questa amara realtà, e devo anche accettare che sia più probabile che l'appassionato evoluto italiano scopra Lucio Corsi a Sanremo che non su Vinilicamente, che è un progetto indipendente nato dalla voglia di condivisione di un appassionato ad altri appassionati come lui. Di certo non un guru, non mi sono mai posto come questo, né come un comunicatore verticale che guarda il pubblico dall'alto verso il basso, ma estremamente orizzontale, che si mette alla stessa altezza di chi lo ascolta. È questa dinamica che dovrebbe far riflettere chi parla e scrive di musica. Tutti, anche quelli che fanno finta di non conoscere questo progetto, ma che lo seguono da anni prendendo spunto per le loro rubriche e i loro approfondimenti. Ma per chi facciamo quello che facciamo? Per chi andiamo ad ascoltare e promuovere il prossimo Lucio Corsi? Per il nostro ego o per condividere questa cosa fantastica che è la musica e le emozioni che è in grado di regalarci? La risposta per me la conosco bene, e per chi non l'avesse ancora capita,
consiglio di guardare o riguardare il primo video di questo canale, soprattutto se magari arriva proprio su questo canale da questo video. Insomma, l'appassionato musicale, per come l'ho sempre inteso io, non esiste più. Semmai è esistito, perché mi viene questo dubbio, e chi si definisce tale sui social oggi lo fa spesso alla ricerca di qualche like. Della musica gli interessa poco, preferisce commentare tutti i post in cui sono presenti i Maneskin, riempiendo il web di faccine che ridono, piuttosto che andare a scoprire qualcosa che non conosce e condividerlo. E credo che in futuro le cose non miglioreranno, anzi, per questi motivi alla fine mi chiedo e vi chiedo: quando si è estinto di preciso l'appassionato musicale evoluto italiano? Qual è stato lo tsunami che lo ha spazzato via? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Per la mia esperienza su questo canale, l'appassionato musicale italiano, in quanto discendente diretto dell'Homo Italicus, si lamenta a prescindere di tutto. Se gli dai il pop vuole il metal, e se gli dai il metal vuole il pop. Se sei indipendente ti chiede di ospitare gli artisti famosi, e se intervisti un nome famoso ti chiede di dare spazio agli emergenti. Se ne esce, si sbaglia sempre, e potrei andare avanti a lungo, anche perché noi italiani siamo tutti CT, tutti commissari tecnici dell'Italia, e siamo tutti più bravi del presidente del Consiglio in carica, chiunque esso sia. Ma direi che soprattutto l'appassionato musicale italiano è colui che, quando gli vengono ripetutamente forniti contenitori e contenuti che dice di cercare da una vita, si gira dall'altra parte per guardarsi Lucio Corsi su Rai 1 a Sanremo. In mezzo ai 1000 dubbi che da anni mi accompagnano nel portare avanti questo progetto, l'unica certezza è che Lucio Corsi è di tutti. Non è mio, non è di chi lo ha fotografato alla Sagra del Tartufo nel 2000 prima di te. Oggi è di tutti grazie a Sanremo. Magari sarebbe potuto essere, non dico di tutti, ma di molti già da prima, se solo quei molti si fossero fermati per un attimo ad ascoltarlo dopo i numerosi stimoli arrivati dalla rete, da Certa TV e dalle riviste di settore. Bastava ascoltarlo, niente di trascendentale, non c'era da fare la scissione dell'atomo, c'era da concedersi 3 minuti del proprio tempo, anziché continuare a scrollare reel inutili di Tettone, Gattini e Casi Umani. Qualcuno prima di me diceva: meditate gente, meditate. A presto e buoni ascolti. È un mondo difficile, felicità a momenti e futuro incerto.